Ciao viaggiatori e bentornati sul mio canale YouTube. Dopo esserci trasferiti la scorsa settimana a Tallinn e dopo avervi portato alla scoperta del suo splendido centro storico, visitando tra le innumerevoli attrazioni anche una delle farmacie più antiche d'Europa, in questo nuovo video continueremo a visitare la capitale estone, soffermandoci in particolare sulla collina di Toompea. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina per non perdere i prossimi contenuti. Bando alle ciance, partiamo! La nostra visita comincia dalla chiesa di San Nicola, costruita nel XIII secolo e dedicata al patrono dei marinai, dei pescatori e dei bambini. Pensata inizialmente per fortificare le mura della città, la chiesa divenne pian piano una tipica chiesa parrocchiale medievale. Al suo interno tantissime sono le opere che si possono trovare, tra cui il celebre dipinto della Danza della Morte. E non perdetevi la possibilità di salire sul campanile per vedere Tallinn da un altro punto di vista. Continua il nostro tour nella città vecchia di Tallinn. Adesso ci troviamo nel giardino del re di Danimarca. Questo giardino viene chiamato così perché nel 1219 il re Valdemar II con le sue truppe riuscì a conquistare appunto la città di Tallinn, o meglio la collina di Toompea. Inoltre, secondo la leggenda, proprio in questo giardino è stata fondata l'attuale bandiera della Danimarca, tant'è che ogni 15 giugno viene festeggiato anche qui a Tallinn la giornata dedicata allo Stato danese. Nel giardino di Danimarca, del re di Danimarca, sono presenti 3 frati domenicani. Questi frati sono stati uccisi durante la distruzione del monastero che si trovava proprio in questa piazza e adesso vagano come fantasmi. Il primo lo trovate qui al mio fianco, il secondo invece è proprio lassù. Il terzo infine si trova proprio di fronte alla chiesa di San Nicola, dove siamo stati questa mattina. Purtroppo, essendo in controluce, è un po' al buio, però vi posso assicurare che è uno dei 3 frati. Sempre nel giardino del re di Danimarca è presente anche un museo che vi consiglio di visitare, ovvero il Museo dei Bastioni. Meglio noto come Museo delle Fortificazioni, il museo offre una ricca panoramica sulla storia di Tallinn. Oltre ad ammirare gli atelier che hanno ospitato negli anni numerosissimi artisti internazionali, è possibile ripercorrere i bastioni ed immaginarsi, anche grazie alle testimonianze presenti, come fosse il centro di Tallinn secoli fa. In una delle sezioni del museo viene raccontata anche la storia delle torri, delle mura e dei militari che proteggevano Tallinn, con reperti e installazioni interattive adatte anche per i più piccoli. Infine non perdetevi una visita ai sotterranei. Durante il periodo dell'occupazione russa e della Seconda Guerra Mondiale, il pericolo di un attacco era una preoccupazione costante. Così, per spostare soldati ed armi in sicurezza, vennero predisposti tunnel al di sotto delle mura. Costruiti nel 1670, restarono inutilizzati fino al XX secolo, quando vennero adibiti come rifugi antiatomici durante la Seconda Guerra Mondiale. Durante il periodo sovietico furono invece ulteriormente modernizzati, con l'aggiunta di elettricità, acqua corrente, ventilazione e telefoni. Lasciatoci alle spalle il Museo delle Fortificazioni, ci siamo diretti verso la collina di Toompea, ma prima abbiamo deciso di fermarci a mangiare in un ristorante estone con piatti tradizionalmente italiani. Io ho preso una pizza, buona per essere all'estero, mentre gli altri hanno preso degli ottimi spaghetti e degli ottimi ravioli. In totale abbiamo speso meno di 80 euro in 4.
Siamo davanti ad una delle cattedrali più belle di Tallinn, la cattedrale di Aleksandr Nevsky, è ortodossa e al suo interno, come potete ben vedere dalle immagini che ho registrato, è davvero fenomenale. Vi consiglio di visitarla e noi ci troviamo, come vi ho detto prima, nella collina di Tompea, dove potrete visitare oltre alla cattedrale anche il castello ed altre attrazioni. Proprio di fronte alla cattedrale di Aleksandr Nevsky si trova il Parlamento dell'Estonia, è un palazzo davvero imponente e al suo interno c'è un giardino fantastico che adesso vi mostrerò. Inoltre qui vicino si trova, come vi ho detto prima, anche il castello, quindi praticamente su questa collina potrete trovare non solo gli attuali uffici amministrativi del governo estone, ma anche quelli del passato. A pochi metri di distanza dal Parlamento e dal castello si trova invece la cattedrale luterana. Fondata nel XIII secolo dai danesi, è considerata la chiesa più antica di Tallinn. In principio l'edificio nacque come cattedrale cattolica della diocesi di Reval, antico nome di Tallinn, per poi diventare nel corso del tempo evangelica. I suoi interni sono molto austeri, anche se a tratti si nota un'influenza barocca in alcuni dettagli. E dalla vista panoramica a Patcuri si conclude questo video della città di Tallinn. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi va lasciate un mi piace e un commento per supportarmi e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo contenuto sempre dall'Estonia.